Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche generali per la Vergine per la prima parte di ottobre 2022. Abbiamo la carta della Luna, amici della Vergine. Qui la luna fa riferimento a quello che è il subconscio, a quelle che sono le cose che ritornano dal passato. Le cose potrebbero essere le persone, piuttosto che le idee, piuttosto che le paure. C'è un qualche cosa di profondo che sta ritornando a galla. È una carta di nostalgia, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono letture di tipo generale, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, trovate il mio indirizzo email qua sotto nella descrizione del video. Allora, ho cambiato schema di lettura, vediamo un po' come va poi con questo tipo di schema nuovo, me lo direte poi voi nei commenti se vi trovate bene oppure no. L'ultima carta, ok. Bene, allora abbiamo in centro lettura abbiamo un bel 10 di pentacoli, quindi direi che non è male. 10 di pentacoli è una carta fondamentalmente che parla di famiglia, parla di appagamento da un punto di vista materiale, da un punto di vista pratico, parla comunque di una sorta di abbondanza che avete in questo momento dalla quale partite, una sorta di solidità anche familiare, se per voi non fosse un'abbondanza appunto economica, ma non credo. Diciamo che avete tutto quello che vi serve, non vi manca niente in questo momento, ok? A livello pratico, a livello di anche proprio di appoggio familiare, sento. In realtà, poi abbiamo un 6 di spade, quindi qui probabilmente c'è qualcuno che si deve togliere qualche tipo di idea dalla testa, ok? Scusate. Ehm, Guardate, 6 di spade normalmente parla di credenze limitanti o di problemi che riguardano la famiglia di origine, la madre, il passato, piuttosto che l'infanzia. Molte volte fa proprio riferimento a quelle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia e che bisogna lasciare indietro perché in questo momento non vi servono più. mm. Vi ricordo che c'è la luna e qui è uscito anche un 6 di coppe, quindi ho parecchi riferimenti a quello che è il passato. Per quello che riguarda, le relazioni, vi posso dire che la parte, diciamo, degli amici, di tutte le persone che vi stanno intorno, ma qui lo vedevamo già, no, un po' con questo 10 di pentacoli, direi che è molto attiva, okay? Ehm, In questo periodo sento che siete appoggiati, avete un intorno comunque che vi appoggia. Anche se voi magari siete in una fase un po' passiva, perché comunque c'è la luna che è una carta con una forte femminilità, per cui è quell'energia ricettiva, un po' passiva appunto, magari in questo momento non vedete certi tipi di possibilità che vorreste o non vedete, come vi posso dire? Non vedete. Calcolate che la luna parla sempre di proiezioni perché è illuminata a metà, di conseguenza si vedono le cose solo a metà, per l'altra metà si può solo supporre, si può solo pensare. È come non vedere
le cose al 100%, ma solo al 50%. Però vi dico che nel giro, come vi posso dire, nella cerchia delle vostre amicizie c'è una persona che potrebbe venirvi incontro, che potrebbe farvi una proposta con questo cavaliere di coppe. Potrebbe essere una proposta di tipo romantica, nel caso non abbiate nessuno. Potrebbe essere, ragazzi, una proposta, nel caso voi siate fidanzati, sposati o comunque abbiate un partner o una partner, potrebbe essere anche una proposta, diciamo, fuori dagli schemi, fuori dalle righe, ok? Nel senso che potrebbe essere una proposta al di fuori della vostra relazione, al di fuori della vostra coppia. C'è qualche tipo di avvicinamento, diciamo così, ok? Da parte di qualche amico o comunque di una persona esterna, ma che fa parte del vostro entourage. Mm? Abbiamo due cavalieri, qui ragazzi, quindi eh, qui l'idea è di andare avanti poco per volta, di andarci piano, insomma, con questo tipo di situazione, di proposta, di offerta. Ok, perché andarci piano? Abbiamo un 3 di spade. Il 3 di spade mi dice che c'è qualche tipo e abbiamo anche un 6 di coppe poi, ragazzi. Quindi qualcosa qua mi dice che c'è ancora da guarire, qualche tipo di emozione, qualche tipo di sofferenza o ferita che è ancora dentro di voi. Come vi dicevo, la luna parla di proiezioni, parla di qualche tipo di malinconia, melanconia, non so come si dica, ehm, e fa riferimento appunto al passato. Qui sento che con questo 3 di spade qualcosa deve ancora essere elaborato, c'è ancora un dolore che vi portate dentro, c'è ancora qualche tipo di ferita aperta qui, che potrebbe, guardate, in realtà potrebbe anche essere da parte di un familiare, non necessariamente da parte di un partner, o anche per qualcuno, visto che è molto attiva in questo periodo la sfera delle amicizie, potrebbe anche essere un amico o un'amica comunque che, con la quale c'è stato qualche tipo di screzio che vi ha, diciamo, creato questo 3 di spade. Mm? Per quello che riguarda il lavoro, direi che non vi dovete preoccupare, se avete un'attività in proprio, le cose stanno andando avanti, in effetti siete in una fase di abbondanza, siete in una fase, avete tre carte di denari, quindi sento che le cose vanno comunque bene. Ehm, Nel caso stiate cercando un lavoro, potrebbe arrivare un'offerta, anche perché adesso ragazzi ci si avvicina al periodo prenatalizio, quindi le aziende hanno bisogno di più manodopera, di più venditori, insomma c'è una buona probabilità che vi facciano un'offerta di lavoro, insomma. Ehm, Andiamo a vedere qualche carta di Osho, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Perché comunque qui c'è una voglia in qualche modo di guardare oltre. Perché sto guardando il 6 di spade e il 7 di coppe al contrario ed è come se ci fosse bisogno di lasciarsi indietro, come vi dicevo, queste idee per riuscire a vedere tutte quelle che sono le possibilità, le nuove possibilità, le possibilità di espansione. E parlo sempre, sì, sia da un punto di vista lavorativo, che magari è un lato dove non va avanti proprio come voi vorreste, sia da un punto di vista più generale. Andiamo a vedere Osho. Un'apertura e il completamento sono due arcani maggiori. Guardate, l'apertura è l'appeso, scusatemi, la giustizia, e parla di un'apertura da un punto di vista della mente. Mm? Qui abbiamo il 6 di spade.
La giustizia è una spada nella rappresentazione originale della carta, taglia quello che non serve per riportare l'equilibrio tra i due piatti della bilancia. Quindi qui c'è di nuovo da tagliare. Guardate, potrebbe anche essere semplicemente tagliare qualche tipo di paura, perché comunque la luna riporta a galla sofferenze del passato, dolori, paure, cose che comunque hanno a che vedere con quello che è stato e probabilmente è stato anche tanto tempo fa e magari sono schemi di pensiero che non vi servono più, che avete bisogno appunto di tagliare. La carta della giustizia o comunque un'apertura qui parla dell'apertura di qualche nuova possibilità. Si apre uno scorcio. Nei tarocchi tradizionali viene anche intesa come la giustizia divina, qualche cosa che arriva e porta l'equilibrio. Per portare l'equilibrio bisogna tagliare e parliamo di queste credenze limitanti, di queste... Per qualcuno il 6 di spade può rappresentare proprio un viaggio di tipo fisico, non necessariamente solo, diciamo, un viaggio di tipo un po' più spirituale, ecco. Abbiamo anche il completamento però, che è la carta del mondo. Quindi vi dico, tolto quello che non serve più, si va verso quello che è la completezza, ok? In questo mazzo in particolare, il senso di questa carta è che neanche quando c'è quello che sembra essere il completamento, l'arrivo, l'obiettivo, no? Il raggiungere quello che per voi è la perfezione, anche in quel momento lì in realtà non c'è un vero e proprio compimento, perché la perfezione delle cose cambia in base a come cambiate voi. Oggi vi va bene una cosa che magari tra una settimana non va più bene. Quindi è un po' per ricordarvi che comunque l'essere completi è sempre in continuo mutamento. Bel messaggio questo. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi un messaggio dell'universo. Scrivetemi poi nei commenti come vi trovate con questo tipo di lettura. Spingersi al limite, carta numero 36. Qui si tratta proprio di arrivare al limite, di cercare di capire anche forse qual è il vostro limite, di dire ok, io arrivo fino lì e poi da lì in avanti non posso più. Si tratta anche un po' di forzare le cose per certi versi. Andiamo a vedere il messaggio che ha da darvi l'universo con questi oracoli. Guardate, ho molto forte la sensazione per qualcuno che sia un qualche cosa di extraconiugale. E molte persone, in realtà è ancora, non è qualcosa di concreto, è qualcosa di, che è nell'aria. In realtà non so neanche se in questo momento stiate considerando questa persona in quel senso. Per qualcun altro potrebbe essere una dinamica che ritorna dal passato. Andiamo a vedere un messaggio. Sì, perché comunque poi ho anche il 6 di coppe, un'altra carta di passato oltre la luna e al 6 di spade. Ok, allora questa carta vi dice che se ci sono, nel momento in cui si esprimono pensieri di giudizio, di paura, di dolore o di attacco nei confronti di qualcuno, sapete quando, sì, di giudizio, questo modo, diciamo, di formulare i pensieri è semplicemente, cioè il modo, diciamo, come vi posso dire?
Il punto di vista da cui si formulano questi pensieri è un punto di vista di carenza ed è semplicemente un modo per richiedere amore. Spero di non essermi ingarbugliata con le parole, di essere riuscita a spiegarmi. Ok, e qui questa carta molto bella vi dice di focalizzarvi sulla vostra luce interiore, perché così potete vedere il mondo attraverso le lenti, attraverso gli occhiali, gli occhi, diciamo, dell'amore. Che bello. Cari amici della Vergine, scrivetemi nei commenti come vi sembra questo tipo di lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio del supporto che mi date sempre e se volete continuare a supportarmi potete sempre mettere un like, iscrivervi, condividere, commentare o anche lasciare una donazione. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!